buongiorno! Ma buongiorno! Buongiorno dal parcheggio sterrato di Mirleft. Ebbene sì, parcheggio sterrato che abbiamo cambiato con il parcheggio invece asfaltato stanotte verso le 11:30, mezzanotte, perché la polizia è venuta a bussarci e a dirci che lì dove eravamo parcheggiati non ci potevamo stare. E ci siamo un po' capiti alla bella e meglio, perché poi il poliziotto parlava solo qualche parola di inglese. Comunque ci ha detto che insomma le autorità dicevano che quello non era un parcheggio dove poter sostare e che dovevamo andare in campeggio a 8 km. Solo che noi gli abbiamo detto: ma guarda, noi domattina volevamo andare via, non guidiamo di notte, visto insomma le condizioni delle strade, pericoloso, gli animali liberi, insomma si è messo una mano sul cuore, come si dice. È stato molto carino e praticamente c'era un parcheggio sterrato lì a fianco e gli abbiamo detto: possiamo sostare in questo parcheggio, domattina partiamo. E allora ha detto: ok, va bene, anche perché eravamo 3 mezzi, noi con i nostri amici Rudy e Daniela, che insomma stanno facendo un po' il nostro percorso verso sud e quindi spesso ci ritroviamo poi la sera, dormiamo vicini e poi magari la mattina ognuno fa le proprie escursioni. E in più sono venuti a salutarci Giada e Matteo e ci ha fatto un enorme piacere, sono 2 persone eccezionali, molto carine, del canale In Viaggio col Ranger. L'avete già visti con noi al raduno di Nice Crazy Vans, ci siamo incontrati a Parma al Salone del Camper. Loro sono 2 viaggiatori incalliti, come si dice, hanno fatto tutta la Panamericana con il loro pick up camperizzato, cioè appunto il Ranger, e stanno andando verso sud, un po' più a sud di noi perché hanno in mente un bel viaggione. Quindi ci avevano contattati e passando di qui si sono fermati per i saluti. Abbiamo passato una serata insieme con un po' di chiacchiere e poi stamani loro hanno preso la loro via. Quindi grazie ancora ragazzi per il saluto, perché queste sono le cose belle, i valori aggiunti dei viaggi. Insomma, come sapete lo diciamo sempre, ma di fatto è quello che pensiamo. Il viaggio, una parte importante del viaggio sono gli incontri, e quando incontriamo le persone è bellissimo. Genuine, ecco, che a noi piacciono e loro sono così. Ora non ci resta che dirigere Ciarlino verso, visto che la parentesi è che il tempo è migliorato, il vento assurdo di questi giorni è calato, anzi stamani non c'è, Zero. il cielo è libero dalle nuvole, quindi come vi dicevo dirigere Ciarlino verso una spiaggia molto particolare che ha una caratteristica insolita e è qui a una ventina di chilometri, credo. 20 km, quindi molto vicino. Quindi molto vicino. La strada principale, stiamo andando tramite questa specie di strada sterrata che non si può definire strada, in quella zona dove c'è quell'altro camper. Google ci dice che sia un parcheggio, vediamo delle persone su quella scogliera, ma c'è un motivo perché qui ci dovrebbe essere un arco di roccia fantastico, molto famoso, dove vengono diversi turisti a vederlo, e è un arco molto, molto bello di roccia rossa. Siamo rimasti incuriositi anche noi e ora vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Tutto un po' col punto interrogativo, perché il parcheggio diciamo ufficiale era un po' prima, vicino a un piccolo villaggio. Questo dovrebbe essere un punto alternativo per poterlo vedere dall'alto. Vediamo la visuale e se poi non fosse possibile scendere nella parte bassa, cioè nella spiaggia, al limite il piano B è che torniamo indietro verso il villaggio e magari ci facciamo la camminata a spiaggia. State con noi, voi comodamente ve lo vedete e noi esploriamo. Guarda che strada. Qui c'è anche il solco. Guarda che roba qui. Sì. Esplorando la visuale dal satellite, proprio questo è il punto esatto. Ok. Vediamo,
dai, vediamo. vediamo. Abbiamo questo van accanto che è svedese, pensate un po'. Ora ci affacciamo, vediamo un po' se si vede qualcosa. Qui ragazzi abbiamo l'affaccio sull'oceano e quello è l'arco. Secondo me è questo qui l'arco. È questo qui l'arco. Lì è solo una grotta, ma qui c'è un arco che dovrebbe passare da parte a parte. Allora, qualche chilometro più su c'è proprio un parcheggio. Camminate a passeggio sulla passeggiate sulla spiaggia e lo raggiungete. Ora noi siamo arrivati dall'alto. Però il panorama è pazzesco, è bellissimo. Ci sono delle persone di là. Pescatori laggiù. Pescatori, ma come ci sono arrivati là? Non sembra questo, andiamo alla ricerca dell'arco perduto, ma dal satellite sembra effettivamente proprio quello. Vediamo se troviamo un angolo di ripresa migliore. Qui c'è la spiaggia che è di 3 colori. Abbiamo uno strato rosso, uno color sabbia e uno grigio. Tutto in pochi metri. Dov'è? Siamo andati troppo oltre. Eccolo! È laggiù, non so se il GoPro si vedrà. È laggiù infatti. Infatti vedo un sacco di sono piccine. Ma a noi piace portarvi piano piano. Cioè non possiamo arrivare lì e padabam, Scusa. far vedere sotto l'arco. Vi dobbiamo far vedere la fatica che ci vuole per arrivarci. Questa invece sembra essere la strada corretta, Quella ufficiale. ufficiale meglio dire, che porta a questo piccolo villaggio, come vi dicevo, di Lesira, è uno scioglilingua già a dirlo. Hello! Il signore carino che fa l'erba per l'asino. Come vedete dalle antenne qui il segnale è pieno. In tutto il Marocco la Maroc Telecom prende ovunque. Ora ci siamo fermati qui nel parcheggio panoramico, vediamo intanto se si vede qualcosa, poi scendiamo giù. Qui ci sono anche dei ristorantini se uno volesse farsi una bella mangiata di pesce. Ora scendiamo giù per questa stradina. È giusto stradina la definirei. C'è la ruspa, strada impervia, ma c'è anche l'autobus. Ma da dove abbiamo parcheggiato noi sono veramente 50 metri. Pronti a fare wow. Per ora attenti alla discesa che è ripidissima. Bella impegnativa. Sì. Ciao bellini. Ciao. Ma ciao, ma quanto giocate? Che tortelli che so, guarda là, sono belli cicciotti. Belli cicciottelli. Qui abbiamo tanti ristorantini di pesce, fanno anche il polpo. E il pollo anche. E il pollo, sì. Quindi non è solo pesce. Pollo e polpo. E laggiù ragazzi vediamo l'arco. C'è anche un dromedario qui a sinistra. Quindi se volete vi portano con il dromedario, ma noi ce la facciamo a piedi. C'è anche chi fa il bagno. Guardate, coraggioso in mezzo al mare, ma c'è bassa marea. Guardate che roba, che spettacolo. Ah. Seguiteci, vi portiamo a vedere l'arco. Meglio dire, vi portiamo a vedere tutto il Marocco, ragazzi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. E un like è gradito, grazie. Ta-ta! Siccome l'arco è un po' lontano abbiamo chiesto aiuto e andiamo con i rinforzi. Abbiamo incontrato i nostri amici Stefano e Anna Rosa. Così per caso, No, davvero per caso però. Senza appuntamento. Cioè sapevamo che loro erano qua in Marocco e ci stiamo monitorando. Monitoriamo da giorni. Quindi però è stata per- la carambata qui, nel senso non ci aspettavamo qui. Però ad Algeciras è stata ancora più carambata. Sì, quello è vero. Algeciras Era lì dove sono
ricordo Esatto. male. E dove è? Ma ciao, è stata una bella sorpresa. E quindi anche voi fate come Stefano e Anna Rosa, follow us, l'abbiamo appena scritto e loro subito sono comparsi. Potevo scrivere un IBAN, magari arrivava a magari milioni di euro nel conto. Mai, Al ritorno scriviamo l'IBAN sulla sabbia. mica male. Eccoci arrivati ragazzi, guardate che maestosità. Guarda il sole che sbuca da dietro la montagna, da dietro l'arco. Wow, wow, wow! Ma che meraviglia! Arriva all'onda, attenzione! Guarda lui col deltaplano. Intanto sono arrivati anche Rudy e Daniela! Caramba! Nostra ossessione! Ma quale ossessione? Questo viaggio è il viaggio degli incontri, della compagnia. È troppo bello. Bello anche il Marocco, ci sta piacendo, però è anche arrivato veramente tanto. Guarda che posticino per fare le foto, abbiamo anche il Mirador. Qualcuno ha messo anche il like e ha anche attivato la campanella. Grandi, così si fa. 50 dirham, 50. Arriva qualcosa. Octopus? Octopus, yeah. For two. Yeah, Octopus. for two, yeah. Ok. Octopus, Wow. Calamari. Calamari. Ma arriva anche Anna Rosa. Mi sa anche con la mosca. Sì. Alla fine abbiamo fatto 4 km a piedi e quindi ci siamo meritati un buon pranzo di pesce in riva al mare. Il problema è che dice sempre così, anche se non facciamo 4 km, però vabbè. Però eravamo qui in questo posto magico, in allegra compagnia e non potevamo non sederci intorno al tavolino. Buon appetito! Buon appetito. Buonanotte, buonanotte. Vediamo se qualcuno di voi riconosce questo modello di moto. È la moto dei nostri amici che ora la metteranno in moto appunto per fare il ritorno al camper e poi li raggiungeremo anche noi perché probabilmente andremo nello stesso campeggio dove stanno alloggiando loro. Abbiamo fatto una mangiata di quelle strepitose. Lo sai, glielo diciamo quanto abbiamo pagato? Mamma guarda. mia, meno di 4 euro a testa ci è costato, 5 euro in base al piatto. Con la tagine di polpo, ragazzi, Mamma, roba in riva al mare poi. sostanziosa. Ma ora Buono. accendiamo il super motore. 125 di cilindrata e nonostante le sue ridotte dimensioni porta ben 2 persone. Tanta roba. È una moto gabonabile. È gabonabile sta È moto. gabonabile. Potrebbe entrare anche dentro Charlie. Forse abbassandogli il manubrio. Sì, secondo me ci entra. Eh. La buon rientro.
abbiamo deciso di andare al campeggio Gran Canaria, questo è il nome del campeggio, a Sidi Ifni, che è la frazione, il paese prossimo qui a una decina di chilometri indicativamente, dove sono già parcheggiati i nostri amici Stefano e Anna. Non sappiamo se troveremo posto, ma abbiamo deciso così seduta stante che andremo lì, anche perché dobbiamo fare i servizi, il carico, lo scarico, e vengono con noi anche Rudy e Daniela. Siamo arrivati a Sidi Ifni o Sidi Ifni, non sappiamo dove vada l'accento. Bello pendente, Bello pendente. Però dal campeggio sembra che ci sia una scala d'accesso che arrivi su al centro. Buongiorno amici tichettiani, Ma buongiorno! buongiorno da Sidi Ifni, questo paesino che si affaccia sull'oceano dove abbiamo dormito questa notte. Siamo stati qui insieme ai nostri amici Rudy e Daniela, abbiamo scelto il campeggio Gran Canaria anche su consiglio di altri amici viaggiatori, tra cui Stefano e Anna Rosa, che anche loro tra l'altro sono qui con noi. Abbiamo fatto la delegazione italiana all'interno del camping, bellissimo. Sì, infatti più abbiamo conosciuto altri italiani con cui abbiamo parlato, scambiato informazioni di viaggio. Campeggio pieno, quindi insomma non è difficile trovare persone, tanti italiani che vengono a svernare qua, ma anche e soprattutto tantissimi francesi, con la lingua diciamo sono un po' agevolati. Ne abbiamo approfittato per fare tutti i servizi del camper, carichi, scarichi, abbiamo fatto la doccia qui nei bagni molto puliti e stamani Marta ha fatto anche un po' di Una bucato. bella lavanderina, ora bella non lo so, ma insomma la lavanderina. E ora facciamo un bel giretto per questa cittadina che è molto molto particolare. Sidi Ifni è una cittadina che si trova localizzata a sud del Marocco e conta circa 20.000 abitanti. La sua particolarità è che è stata sotto il dominio spagnolo per oltre 100 anni, dall'anno 1860 al circa il 1969. Pensate che alla fine degli anni 30, su dittatura di Francisco Franco, divenne il centro geopolitico della Spagna nel territorio africano. E questo passato coloniale si nota ancora oggi, lo possiamo trovare negli edifici, nell'organizzazione del paese, nei nomi delle sue vie, perché troviamo ancora nomi delle vie in spagnolo. Pensate che ci sono una serie di edifici nella parte centrale dove noi ora andremo che sono in rovina purtroppo, questo aggiungo, e che hanno conservato però diciamo un po' il loro fascino di art déco. Qualcuno è stato fortunatamente recuperato in tutto o in parte, altri purtroppo sono stati lasciati abbandonati. Oggigiorno l'attività prevalente di Sidi Ifni è la pesca, però anche in minima parte di turismo, e a quello che abbiamo visto noi, secondo noi è una fase in espansione il turismo. E ne è una bella dimostrazione anche il campeggio, che è sempre pieno. C'è tantissimo ricambio, infatti a quest'ora si svuota e nel tardo pomeriggio si riempie nuovamente per accogliere i nuovi turisti. Ma non è solo il campeggio, perché ce ne sono 2 o 3 e sono pieni anche gli altri, tra l'altro. Un'altra attività prevalente è lo sport, cioè il surf per la precisione. I surfisti prediligono l'inverno, cioè questi mesi qui, quindi molto probabilmente vengono anche molte persone d'inverno per fare attività e per surfare queste onde, perché in questa stagione sono maggiori e più alte. D'estate c'è un'attività più che altro balneare, anche perché abbiamo letto che la temperatura, complici i venti freschi, non raggiunge mai temperature bollenti ed elevate, e quindi viene insomma piacevolmente scelta
come cittadina per la balneazione. Quindi iniziamo subito l'esplorazione e come inizio ci aspetta una bellissima scalinata, quindi dobbiamo fare tanti bei scalini per salire fino in cima. Tra l'altro scalinata molto colorata, con questo blu e bianco molto ricorrente anche nei palazzi. Lì Ifni Surf, non mancano le palme e non mancano nemmeno i ristoranti. Nel frattempo qui è in atto una rissa tra gatti, guardate quanti sono. Questa bellissima rotatoria che ci ricorda appunto di essere a Sidi Ifni non è altro che la ex piazza di Spagna, che oggi prende il nome di Plaza Hassan II, come il vialone che la attraversa. E su questa piazza si affaccia il comune e i nostri amici. Siamo a Marta. C'è la pista. Pulpo. Ma queste cose non vi sembrano un po' fosforiche? Siamo ora entrati nel mercato del pesce, nel souk. Ci sono tutti i negozietti, qui siamo Che roba! dal pescivendolo. Ma la vera prelibatezza locale è un'altra e ci siamo proprio davanti. Siamo di fronte al macellaio che vi vende la carne di dromedario. Ragazzi, solo per chi ha stomaci forti, altrimenti chiudete gli occhi. Dromedario? Dromedar? Ma it's good? It's good? Qui abbiamo un po' di frutta. No, quella che è una papaya? Guarda, il mango, secondo me la papaya è fatta appena. Guarda che giacchetto, eh? Cioè, Quella di no, piedi non lo che riprendo. siamo stati felici. Sì. Il vero. Berbero? Berbero. Berber? Bello. Bello. Se poi il dromedario no, vi fa senso, che ci sono i polli, le galline. Che hanno preso? È un testicolo quello lì, da tutto a destra. La famosa palla di dromedario. Vedi, date a mangiare. Qui c'hanno i pomodori, guarda. Vanno scelti bene. Qui ci sono un po' di pomodori, si possono prendere. Quanto? Un chilo? 8. 4, non so.
Ma la vera prelibatezza sono i pomodorini, questi piccolini, Così dicono. e ce ne facciamo una bella sacchettatina. Italiano? Italiani veri? Yeah, italiano vero. Solai? Solai? No, facciamo 2 passi. Merci. Sì. Guardate che delizia. Cos'è arrivato di buono? L'omelette berbera. Un altro piatto E i tipico. tovagliolini perché sanno che io mi sporco come bimbi. L'omelette berbera con le Attenzione che olive. balla. Le olive, poi Peperoncino e- peperoncino piccante. E le uova con la salsina da assaggiare, non so come sia fatta. Dopo aver visto il dromedario ci è venuta fame e ci siamo prese l'omelette. Non fa una piega. Ci siamo alzati, omelette buonissime. In Davvero? 4 abbiamo speso 46 dirham, che sono 4,50 €. Quindi poco più di €1 a testa. Una roba da pazzi. Tanta roba. Buonissime tra l'altro. Inclusa l'acqua e il pane. Siamo nel posto giusto, direi. O anche questa torta qui è tipica. vero? I biscottini, ecco guarda. Biscottini, guarda quanti ce n'è. Guarda qualche bontà che abbiamo. Merci. Vedi che è quello col Questo è il classico negozietto del panettiere, tutte in vetrina. Ma noi abbiamo i pasticcini e ora ce li andiamo a pappare. Fate dal Cosa sacchetto. abbiamo? Guarda qua che delizia. Bello. Qui c'hanno anche il pollo allo spiedo, guardate che localino. Dopo aver comprato un po' di pasticcini e di dolcetti locali, facciamo rientro verso il nostro campeggio, ma prima ci vogliamo provare a prendere il tipico tè che si trova lungo tutte le strade. Ci sono questi venditori con le automobili che hanno improvvisato dei veri e propri bar itineranti, si piazzano lungo le strade, sulle rotonde, ovunque, aprono il bagagliaio e dentro hanno la macchinetta del caffè, quella professionale da bar. Ne abbiamo vista prima una proprio di fronte al nostro campeggio, ora facendo rientro lo andremo a provare se è sempre lì e poi ci gustiamo questi dolcetti. Qui abbiamo tutti questi murales, questo è il Rabat che abbiamo già visto, guardate che bellezza. Ah, questa è l'Alhambra però. Qui abbiamo la moschea di Casablanca con il suo particolare tetto che si apre e fa entrare tutta la luce, che abbiamo già visitato nelle settimane passate. E ora siamo giunti al nostro bar. Caffè? Yeah, Typical Maroc caffè. Maroc. For me. Caffè maroccano. Ok, perfetto. Where are you from in Italy? Tuscany. 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 From Tuscany. First time in Morocco. Ah, Good. One? thank you. Thank you. Eh, شكرا. عمر. Yeah. Thank you very much. شكرا شكرا. Gracias. shukran, shukran. شكرا. عربي شكرا. Shukran e Gracias. Mucho Gracias. gracias. gracias, ma thank you, Thank Thank you. you. thank you, Yeah. prego, you are welcome. Welcome مرحبا. Ah, ma مرحبا. It's difficult. مرحبا. Allora, questo per te, Grazie. per Rudy Oh no, e due. per me. 3. Yeah. Lui Merci. paga. Tu paga? Quanto pago? Quanto? 3. 30 dirham. 10 cent. 30. 30. Che caffettino sia. Sembra lo Starbucks di Sidi Ifni, su suggerimento di Rudy, Questa non voglio prendermi meriti che non sono miei. Guardate che panorama. E ora il circolo vizioso. unboxing. Questo è il circolo vizioso. Ah, che delizia. Buon appetito. C'è l'ombra sul pasticcino, ma pazienza. Questo è Buono, buono. allora, questo Dopo la caffè funziona. Very good.